Non ricordo esattamente quando tutto è cominciato, o forse non volevo vedere. Forse pensavo di meritarlo. Era così dolce quando mi abbracciava. Mi faceva sentire unica e al sicuro, come se il mondo fosse solo nostro. Mi diceva che mi amava, che nessuno mi avrebbe mai amata come lui. E io ci credevo. Per la prima volta nella mia vita mi sentivo così bella, desiderata. Amavo indossare un bel vestito, truccarmi e uscire insieme a lui. Mi piaceva trascorrere le serate con le mie amiche al bar o in discoteca. Poi sono arrivate le prime critiche, travestite da consigli. Non ti vesti bene, mi diceva. Dovresti fare più attenzione a come parli. Pensavo che fosse per il mio bene, che volesse solo aiutarmi a migliorare, ma non era mai abbastanza. C'era sempre qualcosa di sbagliato in me. Voleva che mi coprissi un po' di più, ma in fondo era solo premuroso. Non voleva farmi prendere freddo. Non mi rendevo conto quanto ogni sua parola fosse manipolativa. Come sei bella! Ma perché ti sei truccata così tanto? Dove vai vestita così? Tu sei mia, mi ripeteva continuamente. Ti vedo un po' ingrassata, dovresti mangiare di meno. Sei una fallita, mi diceva, fissandomi con disprezzo. Sei una delusione. Nessuno ti sopporterebbe come faccio io. E io ci credevo, mi sentivo paralizzata, come se ogni sua frase fosse una verità assoluta. Aveva il potere di farmi sentire vuota, come se non esistessi davvero al di fuori di lui. Ero costantemente sotto il suo giudizio, come se dovessi guadagnarmi ogni briciolo del suo affetto. Avevo paura che non ci fosse altro al mondo. Esisteva solo lui e mi sentivo tremendamente in colpa perché il mio modo di essere non rispecchiava i suoi desideri. A volte sembrava che tutto andasse bene. Erano quei giorni che mi confondevano di più. Mi abbracciava, mi diceva che non poteva vivere senza di me. E io volevo aggrapparmi a quei momenti, come se potessero cancellare tutto il resto. Ma poi, di colpo, cambiava. Bastava un dettaglio, uno sguardo, una parola fuori posto, e lui esplodeva. Le sue parole erano pugni invisibili,
colpivano dove sapeva che avrebbero fatto più male. Quando provavo a reagire, a dire qualcosa, ridevo. Quel sorriso mi congelava il sangue. Ma guarda come sei fragile, mi diceva. Piangi per niente. Eppure non piangevo più, non ci riuscivo. Ero troppo stanca, troppo spezzata. Vivevo per evitare i suoi scoppi d'ira, per camminare in punta di piedi intorno a lui. Ogni giorno era una battaglia e io perdevo sempre. Il momento peggiore era quando mi faceva sentire in colpa, quando mi diceva che ero io a farlo arrabbiare, che ero io il problema. Mi faceva credere che se solo fossi stata migliore, tutto sarebbe andato bene. Ho iniziato a scusarmi per cose che non avevo fatto, a chiedermi se davvero fossi io il problema. Mi isolava dagli amici e dalla famiglia, dicendomi che non mi capivano come lui. Solo io so cosa è meglio per te, mi ripeteva. Ogni critica, ogni insulto lo portavo dentro, come se fossero la mia verità. La sua voce è diventata la mia. Ho passato troppo tempo a giustificare il suo comportamento, dicendo a me stessa che voleva solo aiutarmi a migliorare. Ma non era amore, era controllo. Era una gabbia invisibile che mi aveva costruito intorno e io ero troppo debole per vedere le sbarre. Ogni giorno mi sentivo più fragile, più piccola. Persino il coraggio di parlare sembrava scivolarmi via. Un giorno, dopo l'ennesimo litigio, mentre mi diceva che nessuno mi avrebbe mai voluto, ho capito che mi stava distruggendo. Ma ero spaventata. L'idea di dirlo a qualcuno mi terrorizzava. C'è stato un momento, quando ero seduta da sola, in silenzio, che ho capito. Mi guardavo allo specchio e non riconoscevo più il mio volto. Non ero più io. Aveva rubato ogni parte di me, ogni scintilla di gioia, ogni traccia di sicurezza. Ero diventata solo un'ombra di ciò che ero stata. Avevo perso la luce negli occhi. Da troppo tempo non uscivo. Ma quella sera ho anche sentito qualcosa di nuovo. Avevo bisogno di chiedere aiuto. La paura di non essere creduta era tanta, perché non c'erano segni sul mio corpo. Le ferite dell'anima sono invisibili, ma non significa che non facciano male. Bruciavano in ogni parte di me. Ho capito che se non avessi parlato, lui mi avrebbe continuato a spezzare, pezzo dopo pezzo. La violenza psicologica non lascia lividi, ma distrugge dentro. E proprio perché non si vede, spesso è più difficile da riconoscere e da accettare. Le frasi che sminuiscono, il silenzio che umilia, lo sguardo che giudica. Una prigione senza muri, ma non per questo meno soffocanti. La consapevolezza ti aiuterà a compiere il passo più importante: parlare. Chiedere aiuto è un atto di coraggio, non significa essere debole. Riconoscere di aver bisogno di supporto è il modo migliore per ritrovare la tua forza. Non permettere a nessuno di toglierti la voce, la libertà, la dignità. Non sei sola. Mai.